Oggi parliamo della donna, delle problematiche legate al sesso femminile e soprattutto dell'anti-aging. L'anti-aging legato ovviamente al passare dell'età, e all'età biologica e all'età anagrafica. Sappiamo che esiste una differenza tra l'età anagrafica, cioè quanti anni abbiamo, e l'età biologica. E attualmente ci sono anche dei metodi per stabilire qual è l'età biologica. Potremmo stare indietro o in avanti con l'età biologica. Ma torniamo al momento più critico per una donna, che è appunto il climaterio e la menopausa. Cosa accade in questo periodo? Accade fondamentalmente che abbiamo inizialmente un calo estrogenico che porta, cioè un calo ormonale in pratica, che porta a deficit per esempio della memoria, porta a deficit a livello dell'osso, cioè pian piano l'osso si decalcifica, quindi problemi di memoria, decalcificazione, problemi di secchezza vaginale e quindi difficoltà anche nei rapporti, e abbiamo tante altre problematiche legate per esempio al fatto che a livello proprio della struttura dei genitali femminili, per esempio a livello del clitoride abbiamo una retrazione del prepuzio, cioè della parte che sta sopra il clitoride, che il clitoride diventa molto più irritabile alla stimolazione. E abbiamo una secchezza vaginale, la mucosa perde le sue pliche, spesso si possono avere dopo rapporti anche sanguinamenti. Come rimediare a tutto ciò? Nella ginecologia ufficiale si utilizza la TOS, cioè la terapia con ormoni classici, cioè estrogeni e progesterone, che troviamo in confezioni farmaceutiche standard. E oggi abbiamo un'altra possibilità, abbiamo la possibilità degli ormoni vegetali e dei cosiddetti ormoni bioidentici utilizzati da molti anni nei paesi anglosassoni. Che cosa sono gli ormoni bioidentici? La parola stessa bioidentico dice che sono degli ormoni identici a quelli femminili, ma potrebbe venire la domanda: ma perché la TOS che facciamo come terapia sostitutiva generale non sono uguali a quelli femminili? No, perché noi nella TOS diamo per esempio i progestinici. I progestinici sono simili al progesterone, ma non è uguale al progesterone, vanno sugli stessi recettori, però non sono uguali, tant'è vero che possono provocare anche dei danni. Ecco che con gli ormoni bioidentici avremo proprio ormoni identici a quelli che circolano nel corpo femminile in età premenopausale. E in più non abbiamo soltanto due ormoni come nella TOS, quindi non abbiamo soltanto progestinici ed estrogeni. Noi negli ormoni bioidentici, che vengono estratti fondamentalmente dalla patata dolce e anche dal tribolo, abbiamo ben 7 ormoni, a cominciare dal pregnolone, che è il primo, che è l'ormone madre, che serve per esempio per la memoria, per stringere il girovita nella donna che tende a ingrassare dopo la menopausa, Aldea, che viene subito dopo il pregnolone e che è utilissimo per non avere problemi di caduta della calcificazione ossea e quindi osteoporosi, che serve anche per la memoria, serve per i problemi, come dicevamo prima, a livello della secchezza vaginale. E poi abbiamo tutta un'altra serie di ormoni, il testosterone, che è l'ormone del desiderio, e ancora il beta-estradiolo e l'estriolo. L'estriolo è un ormone fenomenale perché è quello che viene secreto durante la gravidanza ed è un estrogeno debole che non dà nessun problema per esempio sul seno, come potrebbero fare il beta-estradiolo in persone che hanno tendenza a tumori del seno, e quindi si può usare con grande tranquillità. Quindi tutta una serie di ormoni che possono essere dati a dosi molto piccole, sono identici a quelli umani della donna e quindi assolutamente non nocivi, e possono accompagnare la vita della donna per molti anni, opponendosi con un'azione anti-aging, opponendosi quindi a tutte le problematiche del cambio improvviso che si potrebbe verificare con la menopausa.
per approfondire l'argomento e io ho curato questo libro, Gli ormoni bioidentici, e non solo, perché si parla anche della Love Dose Therapy, e l'ho curato nel senso che io ho scritto vari capitoli insieme alla dottoressa Stefania Piloni, ginecologa di Milano, una delle prime che ha portato gli ormoni bioidentici in Italia, e c'è nel libro il contributo di varie università e di vari ricercatori. È un libro adatto sia alle donne ma anche ai professionisti per documentarsi su cosa sono gli ormoni bioidentici.